e si chiude oggi un 2025 meraviglioso, meraviglioso per la Roma, che appunto se valutiamo unicamente l'anno solare, guarda tutti dall'alto, 79 punti conquistati, seguono di due lunghezze l'Inter e di altre due il Napoli. E questo ci dà la dimensione e soprattutto ci fa capire che poi la Roma sta avendo anche una continuità pazzesca. Cioè, non è che tu dici è una, 10, 20 no, la Roma è da un anno che sta dimostrando con i fatti e con i risultati che è a livello delle big d'Italia, che è lì, anzi, che è davanti anche se vogliamo. Allora vi chiedo perché non riusciamo ad oggi a valutarla come una squadra che può comunque magari addirittura vincere lo scudetto. Forse perché è lo stesso allenatore che giustamente ha delle richieste specifiche su alcuni giocatori, ci sono magari dei vuoti di rosa, non lo so, aiutatemi voi a rispondere, perché ribadisco, i risultati conquistati, quindi sul campo, sono importanti, sono davvero di rilievo, assolutamente. E oggi arriva un'ottima prestazione, un'ottima risposta. Cioè c'era, dopo la, per me brutta partita con la Juventus, c'era da dare una risposta e l'hanno data un po' tutti quelli chiamati in causa. Ferguson, la Roma stessa, perché no l'allenatore, tutti. Chi non è riuscito a darla quella risposta forse è stato dall'altro lato De Rossi, che è passato dal giocare la miglior partita col Genoa, cioè per il Genoa, sotto la sua guida tecnica contro l'Atalanta. Oggi ho visto l'altra faccia della medaglia, onestamente, un Genoa bruttino, bruttino, perché anche i gol presi sono brutti per quanto mi riguarda. Comunque ne parliamo anche delle emozioni del signor Daniele, no, accolto in maniera clamorosa, forse solo a Roma, o meglio, ognuno poi giustamente porta rilievo per la propria piazza, ma a Roma vedo un calore incredibile, l'hanno accolto meravigliosamente, ecco, fatemi utilizzare sempre questo aggettivo. Eh, e ne parliamo prima come al solito, se volete, se siete d'accordo con me spolliciate, se non siete d'accordo spolliciate comunque. Grazie per le iscrizioni, grazie per il supporto e grazie per tutto. Allora, la Roma, da dove vogliamo partire? Partiamo dal fatto che comunque sì, mi è piaciuta innanzitutto nei duelli. Lo diciamo tante volte, squadre di Gasperini, soprattutto per l'andare anche uno contro uno, devono stare bene. Oggi ho visto una Roma, no, furiosa, una Roma che davvero doveva rispondere all'ultima prestazione non all'altezza. L'ho fatto nel miglior modo, davvero. Arrivava sempre prima. La possiamo tranquillamente sintetizzare. Arrivavano sempre prima. Quanti tanti duelli vinti. Penso alla partita di Wesley ancora una volta che va sempre e mai lo prendono. Penso alla partita dello stesso Ferguson, che raramente lo vediamo vincere qualche duello e nel primo tempo invece va a sgomitare e va a incrociare. È stato bravo lì il portiere del Genoa, un bellissimo tiro, bellissima conclusione. Poi anche il gol, fa un gol di rabbia che quasi non gli è nelle corde. E quindi ancora una volta io sento dire, no, ma Gasperini così quando attacchi i propri giocatori durante le interviste spesso come si dice, li destabilizza. No, no, Gasperini facendo così viene sempre ripagato perché tu li butti a terra moralmente parlando, se poi non gli dai modo al giocatore di dimostrare, se tu poi gli concedi gli ultimi 5 minuti, dici giocati questi ultimi 5 minuti e vediamo che fai. Invece no, se tu lo butti dentro, gli dai la titolarità, gli permetti appunto di toccare, di testare il campo e poi il giocatore vuole anche rispondere. Quindi Gasperini, se fa determinate cose da parecchio tempo a questa parte, è perché ottiene i suoi risultati. Un altro giocatore che secondo me sta facendo bene, che inizialmente per me era improponibile, Ziolkowski, e invece anche oggi secondo me ha fatto la sua partitina. No, sottolineo questo nome perché poi è chiamato a sostituire un vero e proprio big della difesa, Ndika, che
aveva giocato praticamente 50-60 partite titolari consecutivamente, cioè sempre l'insostituibile. Se c'era un giocatore forse insostituibile in questa Roma era Ndicka, e ne deve fare a meno e ne sta facendo a meno. Ovviamente poi arriveranno anche sfide più probanti, vedremo, però bene così. E poi niente, bello oggi secondo me tanti dicono Dybala e Sule non possono giocare insieme perché si pestano i piedi. Per me, eh, con la rosa che ha a disposizione oggi la Roma, questo è il miglior attacco a disposizione. Ditemi quello che vi pare, Sule, Dybala e Ferguson, oppure vedremo in che condizioni tornerà Dobbik, che oggi comunque è subentrato, quindi finalmente magari rientra anche lui nelle rotazioni. Però questi due oggi con la rosa che ha a disposizione la Roma sono quelli che secondo me incidono di più. Dybala anche oggi ha fatto cantare la palla, ragazzi. Se sta in una condizione normale, per me fa sempre la differenza. È un giocatore assolutamente interessante. E mi è piaciuto Koné, straripante in mezzo al campo, davvero tanta roba, incredibile anche lui. E la Roma che si porta in avanti un secco 3-0, tanti gol dove secondo me anche il Genoa poteva fare meglio, assolutamente. A parte che sono stati tutti gol deviati, anche quello del Genoa, tranne quello di Ferguson, che comunque anche quello gol un po' così. Ci sono state tutte delle deviazioni. Ma dove volevo arrivare, signori miei? Volevo arrivare al fatto che proprio in questo, no? Ha inciso la volontà della Roma di primeggiare sull'avversario, no? Nella palla mezza, un po' sporchina, ci arrivava la Roma. Punto. Stop. Zero da aggiungere. Dispiace soltanto di un errore grave, secondo me, dell'arbitraggio. Sul 3-0 non viene concesso un rigore per me nettissimo, perché il Svilar gli dà una castagna a Ostigard clamorosa. E io faccio fatica quando ci sono questi episodi e non interviene neanche il VAR. Faccio fatica a capire del perché, onestamente. Anche assodato il fatto che spesso e volentieri, cioè, vengono fischiati rigorini incredibili, poi succedono ste robe. Boh, non lo so. E questo è, ragazzi. Bello vedere De Rossi a casa sua, praticamente, visibilmente emozionato, è andato ad abbracciare tutti prima e dopo la partita. Eh, Ovviamente il pubblico, i tifosi in visibilio per lui, gli riconoscono assolutamente quello che è per la Roma. E mi dispiace soltanto che davvero abbia offerto la peggior prestazione, no? La sua squadra questa sera, perché poi quello che si sentono, i classici commenti li vedremo e ci saranno anche sotto questo video, ne sono convintissimo. Si è scansato, ma è tutto combinato, tutte ste cavolate che onestamente non ci riguardano. Secondo me, forse dopo la partita con l'Atalanta è stato forse troppo dolce con i suoi, non lo so, e magari oggi non sono riusciti a rispondere, non lo so, vedremo. Però oggi davvero il Genoa non mi è piaciuto, mi è sembrato davvero troppo poca cosa, soprattutto paragonato a quello che abbiamo visto contro l'Atalanta. Poi, ovvio, mettiamoci i meriti della Roma, questo che sia chiaro. Va bene, signori miei, è una Roma che scala le classifiche. E ve lo chiedo a voi a questo punto, perché anche io non ho saputo dare una risposta. Se a questo punto Roma e la stessa Juventus, oltre a lottare per questo piazzamento, per il posticino Champions, fatemi sapere se possono guardare anche in alto. Secondo me, con una ritoccatina a gennaio, la Roma può fare grandi cose, perché già le sta facendo sostanzialmente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le case, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.